Airi, mi chiamo Alfonso e sono uno dei due fondatori di Humanitry. Education Seed è l'area di Humanitry che curo personalmente e propone videocorsi, servizi e contenuti di formazione e approfondimenti su tematiche educative e sociali. Come pedagogista in Humanitry guido gli adulti a comprendersi meglio ed essere esempi consapevoli per la costruzione di un mondo nuovo. In questo video mi presento, ti racconto di me, ma non ti preoccupare, non è una questione di egocentrismo. Il motivo è che credo profondamente nell'atto semplice e imprescindibile del fare conoscenza. Infatti, solo insieme, solo negli incontri e nelle relazioni costruiamo cultura. E ogni relazione vera si basa sulla fiducia, la quale esiste solo quando conosciamo meglio un'altra persona. Così utilizzo con piacere questo video per dirti chi sono, perché desidero iniziare in totale trasparenza e riguardo il viaggio di Humanitry. Ho organizzato questo video in due parti. Nella prima mi presento e nella seconda ti racconto Education Seed, che è l'area di Humanitry di cui mi occupo. Quindi vieni, andiamo a fare conoscenza. Partiamo dal nome. Mi chiamo Alfonso Pierro, e sono nato l'11 marzo del 1983 a Biella, in Piemonte, Italia. Allora, sono figlio della seconda generazione di immigrati del sud Italia al nord Italia. Infatti mia mamma proviene dalla provincia di Matera, in Lucania, e mio padre dalla Puglia, nelle Murge Baresi. Sono cresciuto grosso modo nella bellissima Val di Vara, in provincia di La Spezia, in pianta stabile fino a quando poi mi sono iscritto all'università. Ma andiamo con ordine. Da sempre mi sono interessato a ciò che riguardava l'esplorazione. Avete davanti una persona che da bambino era fortemente attratta da tutto ciò che rappresentasse lo sconosciuto, ciò che era da esplorare, qualcosa di avventuroso. E infatti, sia perché vivevo in una zona molto legata alla campagna, molto piena di foresta, piena di boschi, per me è stata un'infanzia legata davvero in maniera stretta alla natura, alle sue potenzialità, ai suoi rapporti, ai suoi misteri. E un'altra cosa invece che mi ha sempre attratto è stata l'arte, in ogni sua forma, fin da piccolo, la musica, la scrittura, la lettura, insomma, la danza, addirittura la pittura, insomma, quelle che si chiamano oggi le graphic novel, insomma, sono sempre stato attratto da ogni forma di espressione culturale. Questo sono stato da bambino. E una volta che ho dovuto scegliere poi dalle scuole medie alle scuole superiori, anche lì non ho avuto dubbi su cosa andarmi poi a formare a livello di scuola. E all'epoca pensavo che l'unica disciplina, l'unica materia che studiasse l'essere umano fosse la psicologia. E quindi sapete, quando si fa orientamento nelle scuole superiori, appena ho visto, allora si chiamava così, l'Istituto Magistrale di La Spezia, non ho avuto dubbi e ho voluto iscrivermi a quella scuola. Una volta che poi ho cominciato le scuole superiori, ho avuto tra il primo e il secondo anno una sorta di innamoramento, o meglio ancora ho scoperto ciò che rappresentava maggiormente ciò che stavo cercando, ovvero la pedagogia. In effetti lo studio della persona, lo scoprire meglio la persona non era riferito solamente al suo funzionamento psicologico, diciamo, ma era più riferito
ai rapporti che ovviamente l'essere umano ha con se stesso, però in relazione agli altri e anche a tutti gli altri esseri viventi, sempre nei processi, in quelli che si chiamano i processi educativi e di formazione. Quindi ho scoperto la pedagogia intorno ai 14-15 anni e non l'ho mai più abbandonata. Insomma, studio la pedagogia e le scienze umane da quando ho 14 anni. Nel 2002 mi diplomo all'Istituto Magistrale Indirizzo Psicosocio-Pedagogico e nello stesso anno decido di, anche qui senza alcun genere di dubbio, velocemente decido di continuare gli studi sempre in pedagogia e mi iscrivo all'Università di Genova, Facoltà di Scienze della Formazione, laurea in Scienze Pedagogiche, la triennale in Scienze Pedagogiche. Si delinea fin da subito anche questo bisogno che ho sempre avuto, ovvero il partire, questa sorta di movimento anche spaziale, partire diciamo dal paese dove sono cresciuto per poi andare appunto in città, alla Spezia per studiare, ma ho voluto, insomma, conseguito il diploma, andare oltre, ho voluto lasciare la città, quindi le relazioni, le zone di comfort, tutto quello che avevo costruito fino ai miei 19 anni per andare incontro a un'altra avventura. E quindi lo studio della pedagogia è stato sicuramente un interesse profondo, però c'è sempre stato anche questo bisogno forte dentro di me di esplorare anche a livello spaziale, anche a livello di conoscenze personali, esperienze personali, ed è anche per questo motivo che mi sono approcciato allo studio e a continuare gli studi, sono sincero, non solamente perché avevo in mente di continuare la formazione, era proprio anche una formazione personale. E quindi Genova, una città più grande di La Spezia e insomma per la prima volta da solo in una grande città a dover badare a me stesso. Sempre per il solito motivo, nel 2006 sento nuovamente il bisogno di uscire, diciamo, dalla mia zona di comfort e di avventurarmi e di mettermi nuovamente alla prova. Scopro il progetto Erasmus e amore a prima vista, insomma, faccio la domanda per fare questa esperienza di studio all'estero e anche qui scelgo una meta che in quegli anni, ora non mi ricordo bene, però mi ricordo che l'Ateneo mi aveva comunicato di essere uno tra i primi a scegliere quella meta che era la Lituania. Sono partito nel 2006, ho passato grosso modo tutto l'anno diciamo, nella regione Baltica, a Kaunas, e ho studiato nel Dipartimento di Sociologia, ho dato 2 esami nel Dipartimento di Sociologia più un esame di lingua ed è stato molto arricchente, molto prezioso vedere un'altra prospettiva, un altro punto di vista sullo studio appunto dell'essere umano e dei suoi rapporti in quel caso lì con l'ambiente e con gli altri generi di tradizioni, di culture e di società. Mi soffermo un secondino su questa esperienza perché è stata per me davvero molto segnante, nel senso che l'esperienza del progetto Erasmus ha dato la possibilità di continuare, no, quella che vi dicevo, sono uscito dal paese, la città sono andato in un'altra città e dalla città sono andato fuori dall'Italia, parlando quindi di altre lingue, conoscendo persone provenienti da tutto il mondo, mettendomi veramente alla prova per la prima volta nella vita e questa esperienza senza dubbio è stata l'inizio di qualcosa dentro di me. È stata un'esperienza davvero molto molto formativa e che mi ha aperto le strade completamente di altre possibilità, dandomi anche la possibilità di conoscermi sotto altri punti di vista e sviluppare maggiormente delle conoscenze e chiaramente mettendomi alla prova e dando libero sfogo a quello che per me è molto importante, che è questo sentimento dell'avventura. Nel 2007 torno in Italia, faccio i conti con questo ritorno, nel 2008 mi laureo, appunto la laurea in Scienze Pedagogiche triennale, con Raffaele Perrotta, con una laurea
dedicata allo scrittore italo-americano John Fante, che mi dà la possibilità di andare al festival Il Dio di mio padre a Torricella Peligna, invitato appunto a presentare la laurea, che è il paese di origine dei genitori dello scrittore italo-americano. In quella sede, piccola curiosità, conosco un figlio di John Fante, Dan Fante, e insomma mi dà la possibilità di conoscerlo e dedicherò poi a lui qualche anno dopo uno spettacolo insieme a un musicista. È stata un'esperienza davvero molto, molto importante, sono sincero. Nel solito anno, dopo la laurea, decido di fare un'esperienza di lavoro in Norvegia. Tornato in Italia, prendo la decisione di puntare e dedicare veramente sulla pedagogia, su questo lavoro, e mi iscrivo al Dipartimento Clinica della Formazione nell'Università di Milano Bicocca, quindi mi trasferisco a Milano, laurea magistrale in scienze pedagogiche, con l'indirizzo, proprio il curriculum, in consulenza pedagogica e progettazione educativa. Non contento, mi iscrivo anche a un corso sempre biennale, un corso professionale post-universitario, dedicato alla pedagogia clinica, ovvero per diventare pedagogista clinico. Quindi nel 2008 io comincio questi nuovi percorsi e questa nuova avventura. In preparazione di tesi di laurea magistrale decido di fare un'altra esperienza all'estero, questa volta in Olanda, ad Amsterdam. Nel 2011 torno in Italia e sono vittima, come tantissime altre persone, dell'alluvione che si è presentata in provincia della Spezia nel 2011. Infatti incomincia in quel periodo un po' un mio momento di vita che mi vede spesso tra le Cinque Terre e Milano, e nel 2013 mi laureo in scienze pedagogiche all'Università di Milano Bicocca, cosa che porterà poi anche il diploma in pedagogia clinica, perché solamente dopo la laurea potevo dare anche l'esame per diventare pedagogista clinico. In entrambe le tesi sia della laurea magistrale che del diploma come pedagogista clinico si sono indirizzate verso un'altra grande area della mia vita, che vi spiegherò più tardi nel video, che è, diciamo, la poesia, l'uso della poesia, la scrittura poetica, la performance poetica. E infatti con Laura Formenti all'Università di Milano Bicocca mi laureo con una tesi proprio indirizzata alla scrittura poetica come forma di cura educativa. E invece nel corso di pedagogia clinica più verso un processo e un percorso di natura pedagogico-clinica. Inizio effettivamente tramite questa, la preparazione delle tesi, il mio approccio alla poesia intesa come forma di cura, e quindi legandomi ho svolto un tirocinio con Leonora Cupane, che all'epoca era una delle poche, se non l'unica, in Italia a occuparsi di scrittura poetica, comunque di poesia come forma di cura. Ho svolto con lei numerose formazioni, e quindi sono entrato in quello che poi io chiamo la narrazione poetica di sé. Insomma, questo è quello che è diventato per me questo strumento, questa forma di espressione che utilizzo molto volentieri nel mio lavoro come pedagogista. Nel 2014, ecco, il 2014 è un altro anno abbastanza importante, nel senso che mi torno innanzitutto nello Spezzino, alla Spezia, dopo molti anni, nel senso che mi fermo proprio lì, risiedo lì, e decido di iniziare la mia attività come pedagogista, a livello proprio privato, e quindi è un anno molto importante. Altro grande anno importante, e non solo per me, è stato il 2020, anno in cui decido di non lavorare più come educatore professionale, ma di dedicarmi solamente
alla mia professione, che è quella di pedagogista. È stato un anno che mi ha insegnato tanto, mi ha stimolato tanto. Per me è stato un anno generativo, nel senso che mi ha dato la possibilità di fermarmi e approfondire meglio alcune parti di me. E proprio sempre in quell'anno, infatti, decido anche di fare un'esperienza lavorativa dentro una scuola come insegnante, e decido di occuparmi, di dedicarmi alla fascia d'età 3-6 anni, quindi faccio un'esperienza come insegnante di scuola dell'infanzia. Ed era stata anche questa un amore di giovinezza, nel senso che fin da giovane mi ero interessato all'istruzione di carattere libertario, chiamiamolo così, quindi l'educazione attiva, tutto ciò che non era educazione tradizionale. Però la vita mi ha portato a lavorare con altre fasce di utenza, vi spiegherò meglio dopo, e quindi diciamo che quell'anno mi ha dato la possibilità, con la scelta di intraprendere solamente la mia professione da pedagogista, di cominciare ad esplorare cose che avevo lasciato un pochettino indietro. Ed è stata un'esperienza fantastica, perché ho scoperto innanzitutto ho scoperto che non era il posto per me. La scuola, diciamo, tradizionale italiana mi ha messo di fronte completamente senza alcun freno, senza alcun filtro, il fatto che io penso l'educazione in maniera totalmente diversa, e che non era appunto la mia maniera di fare scuola, e quindi neanche di attivare dei processi educativi, e tantomeno di istruzione. Ma ringrazio tantissimo questa esperienza, perché è stata altamente, altamente formativa, e che mi ha portato quindi nel 2021 a puntare ancora una volta su di me, sulla mia formazione. Ricordatevi anche un po' l'anno del 2021, insomma, la situazione era abbastanza, come possiamo dire, intensa, diciamo così, e quindi ho deciso di iscrivermi al corso speciale di differenziazione didattica Montessori per insegnanti di scuola dell'infanzia, quindi 3-6 anni, casa dei bambini. Anche questa era un corso, una formazione che avevo già visto anni e anni prima, e che avevo tenuto ancora un po' in stand-by. Quest'altra esperienza è stata molto molto preziosa, mi ha aperto ad un nuovo, come posso dire, ad un nuovo mondo praticamente, mi ha dato delle nuove lenti con le quali poter guardare il mondo, e infatti poi nel 2002 mi diplomo all'Opera Nazionale Montessori come insegnante Montessori di Casa dei Bambini, quindi 3-6 anni, e nel solito anno 2022 decido ancora una volta di lasciare l'Italia e trasferirmi questa volta in Messico. Il 2023 invece è l'anno in cui, insieme all'altra fondatrice Miriam Rossignoli, decido di creare una piattaforma, un luogo, una comunità in linea, ma non solo, che si chiama Humanitry, dove mettere tutto ciò che ho appreso, osservato, fatto mio, ricostruito, ricreato, riformulato, trasformato, e poterlo donare, condividere, proporre agli altri in maniera diversa, ma abbastanza naturale rispetto alle attività che ho svolto nel corso degli anni. Quindi il 2023 è l'anno in cui nasce Humanitry, ed è il motivo per cui ci stiamo conoscendo. Faccio un breve excursus sull'area, diciamo, più dedicata all'educazione, al mio lavoro come pedagogista, o comunque in ambito educativo. Ho cominciato a studiare, ma anche, tra virgolette, ad occuparmi a livello proprio pratico di educazione molto presto, ovvero sui 14-15 anni
ho cominciato a lavorare nei campus estivi, quindi lavorando con i ragazzi, con i bambini, fondamentalmente. Invece dai 20 anni ho proprio cominciato a lavorare come educatore professionale e ho cominciato a lavorare come educatore professionale con diciamo, la fascia di società che è un po' racchiusa in quello che si chiama il disagio sociale, ovvero ho cominciato a lavorare come educatore nei servizi che si chiamano di assistenza domiciliare ai minori, e quindi ho lavorato con minori e famiglie per tanti anni, cosa che è continuata anche in altre esperienze, ad esempio insomma in Basso Piemonte ho lavorato anche come educatore presso una comunità residenziale sempre per minori, che senza famiglia, che erano messe alla prova da parte del Tribunale dei minori, insomma questo genere di cose, di servizi. Negli anni a Milano invece ho lavorato presso centri estivi, come educatore professionale, anche continuando con le famiglie e i minori, sempre come assistenza domiciliare ai minori, e anche presso centri di accoglienza giovanile e in servizi di spazio neutro. Alla Spezia invece ho lavorato in servizi di mediazione sociale e mediazione alloggiativa, in servizi educativi dedicati sempre alla famiglia e ai minori, compresi servizi di affido familiare e caregiving. Ho lavorato in servizi dedicati alle donne vittime di tratta e ho organizzato dei laboratori sulla gestione del conflitto nelle scuole con studenti e insegnanti. Invece, come insegnante, appunto, ho lavorato dentro la scuola, come vi ho già detto, come insegnante in una scuola dell'infanzia, e invece come pedagogista nel 2014 svolto e svolgo consulenza pedagogica, progettazione educativa, percorsi pedagogico-clinici. Ho lavorato come coordinatore e supervisore pedagogico. Questo e come formatore. Questo è successo ad esempio dentro dei nidi per l'infanzia, appunto degli asili nidi, e questa esperienza mi ha dato la possibilità di ampliare ancora di più l'esperienza e la conoscenza verso fasce di età con cui non ero entrato profondamente in contatto, quindi anche questa è stata un'esperienza davvero davvero formativa. Quindi ho collegato all'esperienza della scuola dell'infanzia 3-6, dando anche una formazione Montessori rispetto a quell'età, il coordinamento e la supervisione di centri, insomma di scuole, di asili nidi, di nidi per l'infanzia, ampliando la conoscenza e raggiungendo quindi un'esperienza sulla fascia 0-6 anni. Dal 2018 al 2022 sono stato responsabile di area per la Spezia Provincia per l'ANPEC, che è l'Associazione Nazionale Pedagogisti Clinici, e nel 2019 succede un'altra cosa molto divertente, molto bella rispetto alla mia vita, alla mia professione, che è la possibilità di scrivere insieme a uno psicoterapeuta, un amico psicoterapeuta, un progetto per un'associazione di promozione sociale che lavora sul territorio spezzino, dedicata agli adolescenti e alle loro famiglie, incentrata sull'outdoor education, sull'educazione all'aperto. In questa maniera, come sappiamo l'universo ci parla, sono riuscito a incominciare a studiare in maniera più approfondita un'altra, diciamo, sezione, parte dell'educazione, no? delle scienze umane, delle scienze pedagogiche, che è quella dedicata appunto alla natura e all'educazione all'aperto, quella che si chiama outdoor education. E niente, quindi ho scritto questo progetto, sono stato anche coordinatore pedagogico dell'associazione per 2 anni, ed è stato anche qua un aprirmi maggiormente ancora un'altra parte che mi piace moltissimo e mi piace molto sviluppare nel mio lavoro come pedagogista.
Ho svolto negli anni una miriade di lavori diversi, tenendo sempre come fil rouge il lavoro educativo. Capirete bene che viaggiando, spostandosi spesso, insomma, intraprendendo una vita di questo genere, sei anche un po' spinto a doverti adattare ai diversi cambiamenti, ai diversi territori, alle diverse modalità di approccio proprio alla vita. Quindi ho deciso di intraprendere davvero una moltitudine anche di professioni diverse, lavori diversi. Tutto questo mi ha portato a sviluppare una capacità che trovo essere preziosa nel mio lavoro, ovvero quella di riuscire ad osservare profondamente l'altro, gli altri e soprattutto mi ha portato a conoscermi in maniera davvero approfondita e questa è stata, vi racconto questo perché trovo essere importante anche dirvi il fatto che la ricerca che faccio fuori da me corrisponde anche a una ricerca che faccio all'interno, quindi sono sempre stata una persona che esplora sia fuori che dentro di sé. L'ultima parte che volevo condividere insieme a voi di questo video, ma che non è ultima nella mia esistenza, è diciamo l'area dedicata appunto alla poesia, come già vi accennavo poco fa nel video. Nel 2008, vabbè, chiaramente ho sempre scritto, da quando ho memoria mi sono sempre dedicato alla scrittura, ma è il 2008 l'anno in cui, tornando dall'esperienza dell'Erasmus, decido di autopubblicare un libro di scritti giovanili, davvero molto, molto ingenuo, molto tenero, se lo ricordo in questa maniera oggi, però quel libro mi dà la possibilità di approcciarmi a un altro insieme di elementi, ma soprattutto un altro campo, che è quello della performance, della voce, dell'uso del corpo, ovvero incomincio a fare letture pubbliche, chiaramente, e incomincio a collaborare con musicisti di estrazione diversa, artisti di estrazione diversa, a fare degli spettacoli, a fare delle performance. Mi dedico incomincio a dedicarmi sempre nel solito anno alla poesia di strada e quindi intervengo in festival, ampio la mia conoscenza rispetto alle modalità espressive proprio della poesia, quindi non solamente la poesia scritta, ma la poesia attraverso il corpo, attraverso la voce, attraverso lo spazio, attraverso la musica, attraverso il ritmo, ma sempre in connessione con gli altri. Ho sempre mantenuto, per me la poesia è come tutto il resto uno strumento, un mezzo per arrivare all'alto, arrivare agli altri e quindi condividere, creare una sorta di comunità. Per me la poesia corrisponde a questo. E continuo rispetto a questo tema, esploro e arrivo a conoscere anche un'altra modalità di espressione della poesia, che è il Poetry Slam. Quindi dal 2014 faccio parte della Lega Italiana Poetry Slam, che è un'associazione che si muove in tutto il territorio nazionale italiano, e da qualche anno mi occupo invece, faccio parte della sezione dedicata agli under 20 e all'educazione, alla formazione e ai laboratori. Nel 2015 invece sul territorio spezzino, dove in quell'anno vivevo, per una comunione di intenti, non so neanche bene come chiamarla, si crea un'altra associazione di diverse persone presenti in quel momento sul territorio spezzino e non solo, e quindi diamo vita a un'altra associazione che si chiama Mitilanti, che tuttora opera sia a livello sul territorio di La Spezia provincia, ma
su tutto il territorio nazionale, ed è un'associazione che si occupa prevalentemente di portare la poesia dappertutto e ha un numero sempre maggiore di persone, si occupa di formazione, si occupa di spettacoli, si occupa di eventi pubblici, insomma si occupa davvero di tante cose. Facendo un passettino indietro, nel 2012 invece, sempre legandomi alla pubblicazione, diciamo, di alcuni scritti, la tesi della laurea triennale, decido di pubblicarla e quindi ecco, completo così un bisogno che sentivo necessario riguardo due pubblicazioni che per me sono state abbastanza importanti, che ripeto, oggi vedo abbastanza in maniera ingenua e tenera, che però sono state davvero formative nel mio percorso, in questo caso più a livello artistico, di scrittura e poetico. In questa seconda parte del video ti racconto cos'è Education Seed. Education Seed si sviluppa nei 3 insiemi che muovono il mio lavoro in ambito socio-educativo. Il primo insieme, il nucleo possiamo dire, è la visione olistica della persona, nella sua complessità, nella sua globalità e mistero. Immaginatevi un insieme che caratterizza appunto questa visione. Intorno a questo insieme si trova un altro insieme, ovvero il secondo insieme, ossia l'approccio sistemico, dove la persona è sempre in connessione con tutto ciò che la circonda. Quindi il primo insieme, la visione olistica, il secondo insieme intorno, che è l'approccio sistemico, e il terzo insieme che li comprende entrambi, il terzo insieme li abbraccia, è la formazione in scienze umane, ovvero lo studio dell'uomo attraverso un metodo scientifico. Questa, diciamo, è la visione che terrò in Education Seed, che è la mia maniera la mia maniera di lavorare, quello che mi guida nel mio lavoro pedagogico. In quest'area di Humanitry, l'educazione è una scommessa preziosa e necessaria. Possiede quella capacità coraggiosa di non fermarsi a ciò che si vede, ma punta a quello che potrà essere. Intendo l'educazione in questa maniera. Seguendo questa ottica, vedere significa liberare. L'atto educativo è quindi pensato come fatto sociale. Nel concreto, scendiamo un pochettino più nei dettagli, Education Seed propone videocorsi, servizi e contenuti di formazione e approfondimento su tematiche educative e sociali. Vi chiederete a cosa serve tutto ciò, anche perché insomma, siamo sinceri, non mettiamo la testa sotto la sabbia. Il web è pieno, strapieno di qualsiasi cosa e quindi anche di insomma, canali o servizi insomma, legati all'educazione e a tematiche sociali. Ma anche qui in questo video dedicato alla mia presentazione in maniera totalmente trasparente vi dico questo. In totale sincerità ammetto che sento la necessità di farlo. Sento di dover mettere a servizio degli altri ciò che ho appreso nel corso degli anni e poterlo fare anche online mi permette di entrare in contatto con un numero maggiore di persone allo scopo di aiutarle, di accompagnarle, di supportarle e crescere, questo sì, crescere a mia volta in un continuo e reciproco flusso di sviluppo. Quindi questa è la risposta che do appunto alla domanda a cosa serve un altro canale che parla di educazione. Si tratta di una trasformazione, penso io, credo io, piuttosto naturale nell'offerta delle mie attività,
E esiste infatti la possibilità di richiedere consulenze, supervisione pedagogica, progettazione educativa e anche laboratori e anche appunto laboratori di narrazione poetica di sé. Tutte queste azioni sono dedicate a singole persone, genitori, coppie, famiglie, gruppi e anche sono dedicate ad associazioni o aziende, enti, insomma, istituzionali o privati, e a chi intende creare o già coordina realtà educative e di formazione non tradizionali, oppure a chi vuole adottare o ha già messo in atto stili di vita intenzionali e consapevoli. Con davvero molto piacere abbiamo fatto conoscenza. Se ti è piaciuto il video metti un bel like e se non lo sei già, se non la sei già, iscriviti al canale YouTube di Humanitry. Seguici anche sui social Instagram e Facebook e invece sul sito www.humanitry.net potrai trovare tutte le informazioni sul progetto Humanitry, sui corsi di formazione, insomma i fondatori e tutto ciò che comprende il mondo di Humanitry. Ti ringrazio molto e al prossimo video. Airi!